Action! Dunque, parliamo di come si fanno i vlog in viaggio. Sono suggerimenti del sottoscritto, per cui in realtà sono più che altro frutto di un po' di esperienza accumulata nel corso di qualche chilometro in giro per il mondo. Innanzitutto il vlog che cos'è? Il vlog è il racconto, diciamo, del proprio viaggio, un diario di viaggio tramite i video. E questa cosa qui può essere gestita in maniera molto basica, così come molto professionale. Se uno dovesse raccontare semplicemente la propria vacanza, portandosi a casa dei bei ricordi, può limitarsi a usare il classico smartphone, che è una risorsa incredibile e ce l'abbiamo tutti in tasca. Per chi volesse fare qualcosa magari di un po' più meditato, la macchinetta compatta, facile da trasportare, si mette ovunque, gira a un obiettivo fisso ma che tendenzialmente copre quasi tutte le situazioni utili. Questa camera qui non permette di attaccare un microfono esterno, per cui non potrà mai essere un vlog professionale. Poi c'è la GoPro, potete andare sott'acqua, potete fare sport estremi, attività in bicicletta, eccetera. Conosco molte persone che la usano come fosse una macchina a tuttofare. Rinunciano a una determinata tipo di inquadratura che probabilmente tolgono proprio a priori dal loro stile di video. Poi c'è chi vuole soffrire un pochino di più e può usare la Handycam. Questa per esempio è la camera con cui ho girato il documentario L'Ethiopian Tuk-Tuk. L'Ethiopian Tuk-Tuk, che se vi capitasse mai di vederlo, è stato girato praticamente tutto con questo e una GoPro. È chiaramente più difficile fare vlog con una camera del genere, perché uno deve riuscire a fare così, poi tendenzialmente non hanno delle lenti così grandangolari, per cui molto spesso è un 24, 50, 30 mm che è. Poi esistono camere specifiche per il vlogging, cioè proprio nate per chi vuole fare vlog, come per esempio questa camera qua che è la G100 Lumix Panasonic, che è una camera che io considero ottima per quanto riguarda vlog. Tendenzialmente il vlog è un video in cui la vostra faccia è molto spesso in primo piano. Applicato una lente più grandangolare, che è necessariamente più grande. Questo è un 8-18 mm Leica ed equivale a un 16 mm, per cui è vero che mi inquadro la mia faccia, però c'è molto più spazio dietro, per cui si riesce a vedere molto più facilmente quello che c'è dietro. Camere più professionali, adesso qua io in questo momento ho portato l'S5 full frame di sempre Lumix. Non è una camera ideale in realtà per fare vlog, perché intanto insomma già ovviamente un po' più pesante, però la qualità è strepitosa. Diciamo che questa è fatta per chi vuole fare qualcosa di un po' più professionale. Per chi di voi avesse visto i viaggi al rallentatore al Kilimangiaro su Rai 3 o su Amazon, noi quasi tutte le riprese selfie di Gabriele le facciamo con macchine come questa. Poi ognuno chiaramente deve essere bravo a mischiare questa attrezzatura per comporre il proprio kit ideale, motivo per cui io ho messo anche degli accessori extra. Porto sempre dietro il mio piccolo drone Mavic Pro 2, che è comodissimo, è piccolo, me lo metto nello zaino, cioè considerate che io me lo metto in una sacchetta grande come questa, me lo metto nello zaino, e quando sono in una zona in cui posso volare lo uso quasi sempre perché mi piace, anche solo per fare materiale d'archivio, non per forza per fare il mio vlog. Magari c'è un posto bello, una situazione bella, mi faccio la mia ripresa col drone, che a parte che mi diverte ma mi piace, me la metto in archivio, prima o poi magari quella ripresa avrà un valore. Non proprio comodo per chi fa vlog ovviamente, però è questo lo smart controller di DJI. Questo faremo poi un video dedicato, perché vi farò capire meglio la differenza tra il telecomando, diciamo il radiocomando normale attaccato allo smartphone e il radiocomando questo qui. E poi ci sono delle soluzioni creative interessanti. Io non la uso molto, però ci sono persone che fanno delle cose molto interessanti con questo tipo di camera. Questa è una GoPro Fusion. Questa qui permette di fare video a 360 gradi. Mi porto sempre dietro uno zoom. Questo è un 100-400 Leica, molto bellissimo, c'è una lente stupenda e si usa molto poco, perché essendo uno zoom così spinto si usa molto poco. Però cosa succede? Se io in una giornata come quella che abbiamo fatto oggi avessi visto un cervo, probabilmente mi sarei fermato, avrei smontato questo lente, avrei messo il mio obiettivo sulla G100, il mio zoom, e avrei fatto qualche dettaglio, qualche ripresa al cervo. Vlog è anche sinonimo di elasticità. Uno deve riuscire a combinare le cose che gli servono di più, essere bravo ad adattarsi alla situazione. Alla fine l'obiettivo principale è portarsi a casa il racconto del proprio viaggio, della propria esperienza e della propria storia. Bisogna essere bravi a portare a casa tutto ciò che si può, compatibilmente con il tempo, gli impegni e l'attrezzatura che si ha. Consiglio di investire in attrezzatura, perché vlog professionali possono diventare prodotti professionali, come per esempio il viaggio rallentatore. Se invece vi serve semplicemente portare a casa dei bei ricordi dei viaggi, delle vacanze della vostra famiglia, smartphone, compatta o comunque attrezzatura molto leggera sicuramente sono sufficienti. Sono molto curioso di sapere cosa usate voi, perché chiaramente il nostro lavoro, anche la nostra esperienza è fatta di consigli e scambi reciproci, per cui commentate qua sotto questo video, comunichiamo, perché è l'unica soluzione per trovare poi alla fine la soluzione a ogni nostro dubbio e problema. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video.